Io sono io solo se incontro l'altro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci strutturiamo nella nostra identità solo nell'incontro con l'altro da noi. Per comprendere bene questa affermazione dobbiamo parlare e chiarire il concetto di identità, chi è l'altro da sé e perché è importante l'incontro con l'altro. Come suggerito da Pablo Picasso, dobbiamo imparare a non giudicare ciò che non conosciamo, ma dobbiamo cogliere l'occasione per comprendere. E questo è possibile nell'incontro appunto con l'altro. Perché è importante parlare di questo argomento? Perché l'altro da sé è una risorsa per lo sviluppo della relazione sociale e senza la diversità da conoscere imploderemmo in noi stessi. Chiariamo però innanzitutto il concetto di identità. Che cos'è l'identità? L'identità è il modo in cui l'individuo considera e costruisce se stesso come membro di determinati gruppi sociali. La nazione, la classe sociale, il livello culturale, l'etnia, il genere, la professione. L'identità non è statica, ma muta e si definisce nel corso della nostra esperienza di vita. Possiamo ben dire che è un continuo divenire. L'identità è anche contestuale e relazionale, cioè varia in base al contesto in cui viviamo, al ruolo che si intende assumere in tale contesto e alla posizione che la persona gioca in quel determinato contesto e in quella determinata relazione. Quanti tipi di identità esistono? Possiamo dire che esiste un'identità personale, un'identità collettiva e un'identità sociale. Uno, nessuno e 100.000. Dopo aver definito il concetto di identità, dobbiamo capire chi è l'altro. L'altro è tutti coloro che definisco fuori di me, che non sono me, che quindi sono separati da me, differenti, fuori dal mio campo personale. Ecco che l'incontro e la relazione con l'altro diventa il luogo della relazione con noi stessi. Perché? Perché nell'altro contempliamo il nostro riflesso. L'altro diviene uno specchio dove imparare a conoscerci meglio. La relazione inoltre ci fornisce la possibilità di relazionarci meglio anche con noi stessi. Chi è l'altro in termini pratici? Quando siamo piccoli l'altro è un genitore, l'altro può essere un compagno d'asilo. Quando cresciamo l'altro può divenire un cittadino del mondo, quindi anche uno straniero. Quindi perché affermo che è importante l'incontro con l'altro? Perché l'altro non è solo altro. Come abbiamo detto, l'altro assume un ruolo fondamentale per la comprensione di noi stessi. Senza l'altro non riusciremmo a essere noi, senza l'altro non riusciremmo a definire una identità personale. Ecco che si comprende bene come solo attraverso la scoperta di mondi nuovi, vale a dire la conoscenza di persone diverse, possiamo uscire dalla nostra solitudine e attraverso le relazioni crescere e far crescere la nostra identità. In sintesi, possiamo affermare che ognuno di noi nelle relazioni con l'altro porta con sé un proprio bagaglio che va oltre la cultura, oltre lo stile di vita, oltre la sua stessa essenza. Ognuno di noi nella relazione con l'altro porta un bagaglio di esperienze, fatto di vittorie e sconfitte. Ognuno di noi nella relazione con l'altro porta
parte della propria solitudine e della propria interiorità, che a volte si trova a cercare disperatamente e spesso inutilmente nell'altra solitudine un po' di compagnia.